Buongiorno a tutti! Prepariamo oggi la finta pizza di carne macinata e patate. Per prepararla ci occorrono 400 g di carne macinata, 3 patate grandi oppure 400 g circa di patate, un bicchiere di latte fresco, prezzemolo, una scamorza, 150 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, salsa di pomodoro, più o meno 4 cucchiai, e del pane raffermo, naturalmente un pizzico di sale e dell'olio extravergine d'oliva. Tagliamo il pane. E bagniamolo con del latte. Facciamo quindi ammorbidire per 10 minuti. Se avete delle patate più grandi, a me sinceramente sono rimaste solamente queste piccoline qui in casa, le taglierete con il pelapatate. Io, siccome sono troppo piccole, le vado a tagliare direttamente con il coltello. Quando tagliate, mi raccomando, fatelo piano piano, in questo modo eviteremo di farci del male. Dopo 10 minuti il pane è morbido, l'ho schiacciato un po'. Aggiungo quindi la carne, le uova, il prezzemolo, il formaggio e un pizzico di sale. E impastiamo. Guardate, dobbiamo ottenere un impasto davvero molto soffice e morbido, vedete? Più sarà morbido, più la nostra base sarà morbida e conserverà umidità al suo interno anche dopo la cottura. Invece più la facciamo dura, più ovviamente otterremo una base dura. Prendo adesso una pirofila tonda da un diametro da 28 cm, 28-30 cm di diametro. Adesso prendo un foglio di carta da forno che ho bagnato e ho stropicciato in modo da far aderire bene la forma. Andiamo a bagnare con dell'olio extravergine d'oliva e cospargo con un pizzico di sale in maniera uniforme. Prendiamo adesso le nostre patate e andiamo a foderare versiamo un filo d'olio, un pizzico di sale. Bene, adesso è arrivato il momento di andare a mettere la carne.
Aggiungo quindi un cucchiaio di olio e lo cospargo su tutta la superficie. Aggiungiamo quindi il pomodoro . Filo d'olio. Se vi va potete aggiungere dell'origano, io non lo aggiungo. E mettiamo nel forno a 200 gradi nella parte bassa del forno, così le patate potranno cuocere bene, per una mezz'oretta. Prendiamo una grattugia dai fori larghi e andiamo a grattugiare la nostra scamorza. Eccola qui la nostra pizza con patate, carne macinata e pomodoro è cotta. Lo capiamo perché guardate, si stacca dai bordi, quindi è evidente che sia cotta. Aggiungiamo quindi la nostra scamorza e poi altri 5 minuti nel forno, nella parte alta, questa volta per farla sciogliere. Bene, spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, è davvero super golosa e spero che la rifarete anche voi per i vostri bambini. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Se non siete iscritti, ricordate di iscrivervi e di cliccare sulla campanella, così sarete i primi a ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un like e condividete con gli amici. Alla prossima, buona giornata, ciao!